Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Oggi voglio parlarvi dell'incisore elettrico a batteria della Parkside modello PAGG 4A1. Questo l'ho acquistato l'anno scorso al costo di 12 euro circa, quest'anno invece il prezzo è un po' più alto, mi pare che sia attorno a 16 o 17 euro. Io l'ho utilizzato soprattutto per incidere su alcune superfici, per distinguere, contrassegnare alcuni oggetti che ora vi farò vedere, però è versatile, è un oggetto che serve a incidere veramente su tante superfici. Quindi vediamo come è fatto, testiamolo e traiamo le conclusioni. Iniziamo. Viene venduto all'interno di questa scatola di cartone e all'interno troviamo l'incisore, il caricabatterie, il manuale di istruzioni e alcune mascherine per eseguire disegni e simboli sulle superfici. Ha una batteria agli ioni di litio da 4 volt e 1 ampere e mezzo e il numero di corse è regolabile da 600 a 19.000 colpi a minuto, ovviamente a vuoto, e la velocità è regolabile su 6 step. Allora, vediamolo da vicino. Ha un'impugnatura in gomma che dà un buon grip e lo stesso grip viene accentuato da questa parte zigrinata sia a destra che a sinistra, che ci permette di avere una buona padronanza dell'utensile. Questa è la punta in acciaio al tungsteno, questa è una ghiera che svitandola ci permette di sostituire la punta nel caso in cui dovesse usurarsi o comunque ci fosse necessità di cambiarla, però non viene fornita in dotazione una punta di ricambio. Questo è il tasto per l'accensione. Questi sono i LED che ci indicano sia lo stato di carica della batteria che il livello di potenza impostato. Sulla parte immediatamente dopo abbiamo i tasti più e meno per aumentare il numero di corse e nella parte posteriore sulla base abbiamo l'ingresso per il cavo USB di tipo C per la ricarica della batteria. Lo stesso cavo si collega all'alimentatore, ma è possibile separarlo, quindi nel caso in cui dovesse danneggiarsi per un motivo qualunque è possibile continuare a utilizzare l'alimentatore con un cavo differente. È tutto protetto da questa gomma, una gomma anti-urto, il corpo è abbastanza solido, una plastica molto dura. Adesso lo accendo e vi faccio sentire che rumore emette. Questo è il rumore alla massima velocità. Ha 6 velocità impostabile pur avendo solamente 3 LED, perché ad ogni LED corrispondono 2 velocità. Infatti ogni 2 pressioni si accenderà il LED successivo. Al momento è come se io avessi già premuto una volta, perché siamo alla velocità minima, quindi premendolo di nuovo rimaniamo con un LED acceso, premendolo altre 2 volte rimaniamo col secondo LED e premendolo altre 2 volte rimaniamo con l'ultimo LED acceso. Adesso vi faccio sentire il rumore emesso, quindi la differenza di velocità. Velocità minima e vado aumentando man mano, così potete apprezzare la differenza. Perfetto. Mettendolo sotto carica si accenderà questa luce che indica lo stato di avanzamento di carica della batteria, che momentaneamente sarà rossa e diventerà verde al raggiungimento del livello massimo di carica della stessa batteria. Ma ho apprezzato tantissimo una cosa: questo utensile si può utilizzare anche sotto carica. Questo è un grande vantaggio perché sostituisce in parte anche l'utilizzo dell'ormai sfruttatissimo incisore sempre della Parkside a corrente elettrica, il quale mi costringeva a dipendere dalla corrente elettrica. Invece questo mi permette di utilizzarlo praticamente ovunque. Se vi interessa vi faccio anche una recensione di questo, quindi fatemi sapere nei commenti se siete interessati. Allora, facciamo una prova su alcune superfici, però vi faccio una premessa: io questo incisore non lo utilizzo per decorare, lo utilizzo più che altro per contrassegnare alcune superfici. Per esempio quando devo costruire qualcosa e devo segnare dei pezzi che devono combaciare fra di loro perché abbiano una misura esatta, quindi corrispondano ad uno stock, oppure per esempio dei pezzi che debbano combaciare perché sono stati studiati e tagliati per avere quel posizionamento, allora faccio dei segni indelebili. Oppure nelle batterie, per distinguerle, contrassegno sia l'utensile a cui è abbinata la batteria che anche la data di acquisto. Oppure sui caricabatterie, questa è di una lampada ricaricabile, ho scritto lamp. Oppure per distinguere in famiglia il caricabatteria di un tablet ho messo la P di papà, perché mia figlia me lo ruba sempre. Quindi facciamo una prova per esempio sul legno, testiamolo alla massima velocità e proviamo a scrivere ciao.
vedete ha inciso perfettamente. Quindi ad esempio è possibile contrassegnare alcuni pezzi che abbiano dei tagli ad incastro e debbano combaciare con altri incastri facendo un simbolo e riportandolo poi sul pezzo nel quale si deve giungere. Una X su questo e una X sull'altro, ovviamente, che non sia a vista. È possibile utilizzarlo anche sul vetro. Proviamo a fare un'incisione sul fondo di questo barattolino in vetro. Perfettamente inciso. Facciamo una prova anche su questo pezzo di alluminio. Riesce perfettamente. Poi ovviamente utilizzando poi queste maschere in dotazione per poter fare eventuali scritte sicuramente avremo un risultato migliore. Oppure come vedete in questo caso sul caricabatterie ho contrassegnato 4A, 2A e in questo caso numero 1 semplicemente perché poi sulle batterie compatibili scrivo numero 1 dato che ho rimosso le linguette. Quindi è un incisore che ripeto all'interno del laboratorio risulta davvero molto utile, non indispensabile ma comunque utile per contrassegnare eccetera. Un'altra situazione nella quale si è dimostrato davvero utilissimo è stato quello di contrassegnare le prese dei vari utensili, perché io sotto al bancone ho una ciabatta alla quale attacco più utensili e tantissimi hanno la presa asciugo, quindi nel caso specifico del compressore e dell'aspiratore spesso mi capitava di sbagliare, non sapevo mai quale avevo collegato. Ho scritto ASP per l'aspiratore e COMP per il compressore, quindi riesco a distinguerli sia da un'incisione che ho fatto qua sulla parte alta che a girare su tutta la presa. Lo stessa cosa ho fatto per esempio con la levigatrice a disco e poco altro. Questo va a sostituire l'applicazione con il nastro adesivo che facevo attorno, però era brutto da vedere, comunque a poco si andava rovinando, cancellando, invece in questo modo è un'incisione permanente che mi permette di riconoscere subito la presa a quale utensile appartiene. Io trovo davvero tantissimi utilizzi, per esempio su queste boccettine ho scritto taglio per l'olio da taglio VD40 per la boccettina contenente il VD40, quindi se lo avessi scritto per esempio con un pennarello a poco si sarebbe cancellato, pure perché questa plastica è molto lucida, sporca di olio, si sarebbe tolto sicuramente. Lo stesso con il nastro adesivo a girare si sarebbe imbrattato tutto. In questo modo riconosco subito il contenuto della boccettina perché c'è scritto taglio e quindi non posso sbagliare. E anche in questo caso è un'incisione permanente che non si può rimuovere in nessun modo, anche se la boccettina viene maltrattata, eccetera. Vi faccio vedere anche come incide alla velocità più bassa, facciamo una prova sul legno che è tenero, scriviamo ciao. E riesce comunque ad incidere, quindi senza avere quella incisione invadente che si ha alla velocità più alta. Ovviamente le venature del legno influiscono poi sulla precisione del tratto, quindi a secondo cosa dovete scrivere conviene utilizzare le mascherine in dotazione per poter fare le incisioni, ma se si tratta solamente di contrassegnare alcune superfici, e allora va benissimo ugualmente. E allora ragazzi, io ho finito con questo video dimostrativo sull'incisore ricaricabile della Parkside. Lo ritengo una comodità all'interno del laboratorio per contrassegnare, come ho detto poco fa, batterie eccetera. In realtà la prima volta che l'ho visto utilizzare è stato anni fa, ho acquistato una batteria per auto e il rivenditore ha inciso la data di vendita e il nome del negozio per una questione di garanzia. Da lì mi è balenata l'idea che avendo un incisore del genere avrei potuto effettivamente contrassegnare ciò che mi serviva in modo permanente ed indelebile. Ovviamente trova il suo impiego anche in campo artistico, però qua stiamo parlando di fai da te, quindi vediamo il suo utilizzo all'interno di un laboratorio: contrassegnare, scrivere, distinguere le prese, le spine eccetera. Detto questo, spero che questo video vi sia stato utile e vi abbia fatto piacere comunque vederlo. Vi invito a mettere mi piace al video, vi invito anche ad iscrivervi al mio canale, cliccare sulla campanella qua giù in modo da attivare le notifiche e ricevere un'email ogni volta che caricherò un nuovo video, e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!